Ciao da Mr. Helmet. Torniamo a parlare di MV e KTM perché ci sono novità. La due diligence vera e propria non è ancora iniziata, ma KTM ha già trovato discordanze rispetto a quanto dichiarato da MV al momento dell'accordo. Con 15 milioni adesso controllerebbe il 32%. Entrano in campo Luca Martin, Verena Schnellglerger Grossman. Ok. Se ti piace tutto questo, iscriviti al canale, attiva le notifiche e scopri come puoi supportare Mr. Helmet, blog indipendente. Lo puoi fare con una donazione con lo shop oppure abbonandoti al canale per solo 6 centesimi al giorno. Solo così potrai continuare ad avere questo tipo di informazioni. E adesso tocca a noi. Forse i lettori non lo hanno capito, ma quella fra MV Agusta e KTM non è una collaborazione commerciale, ma una scalata da parte di KTM. Il 25,1 di MV Agusta è stato pagato 15 milioni di euro. Quindi per gli austriaci già prima di guardarci dentro non valeva molto di più. Adesso vale ancora meno. Entrati in azienda, gli austriaci sarebbero rimasti delusi e in più avrebbero scoperto alcune cose che non gli sono piaciute. Lo raccontano direttamente le maestranze della produzione, che fra l'altro sono a casa perché quest'ultima è bloccata e molti a casa rischiano di rimanerci. La percentuale di KTM sarebbe salita al 32% con lo stesso importo versato. Queste le voci, in virtù del fatto che dal punto di vista del magazzino la realtà di quanto riscontrato non sarebbe corrispondente a quanto dichiarato in fase di firma. Moto in meno, ricambi mancanti e così via. Insomma, un bel casino. Quindi il rischio è che gli austriaci alla fine si portino via il 100% di MV con meno di 40 milioni contro i 190 investiti dalla famiglia Sardarov in questi anni, e questo potrebbe accadere ancora prima di quanto scritto da Mr. Helmet, cioè ancora prima del 2024. Come CEO, quindi amministratore delegato, sarebbe in via di conferma Timur Sardarov, figlio di Rashid, che mette i soldi o che almeno li ha messi fino ad ora. Il suo yacht è sequestrato, riportano i giornali, e gli ultimi soldi per MV si dice non arrivino più dall'Europa, bensì dalle Cayman. Tornando a Timur, il suo contratto triennale come amministratore delegato varrebbe 3,6 milioni di euro, ossia 100.000 euro al mese. Il tutto con dipendenti che non prendono lo stipendio da settembre, 60 licenziamenti in programma subito e altri in step 2. Ok, la firma di questo accordo dovrebbe avvenire entro il 15 novembre perché ci sono gli stipendi da pagare e i soldi non ci sono. Questo per non parlare di un rumor che racconta di irregolarità contributive degli ultimi 3 anni, tanto che l'azienda sarebbe priva del DURC, il documento unico di regolarità contributiva, con arretrati di circa 12 milioni di euro di contributi non versati. Se fosse vero, è abbastanza anomalo che la magistratura non si sia ancora interessata alla faccenda, dato che un'azienda in concordato con ancora 8 milioni di euro da versare per chiuderlo non potrebbe permettersi irregolarità di questo tipo. Quello che KTM avrebbe scoperto ancora prima di iniziare la due diligence vera e propria sarebbe una situazione a dir poco critica. 17 milioni li aspettano i fornitori. 8 milioni, lo abbiamo già detto, servono per chiudere il concordato, quello che in USA, negli Stati Uniti, chiamano Chapter 11. 12 milioni riguardano i contributi non corrisposti, con le eventuali sanzioni che potrebbero arrivare. 50 milioni potrebbero essere aggiunti per un risarcimento chiesto dall'ONCIN per una
inadempienza di MV relativa ad una partnership non andata a buon fine per la realizzazione di moto di piccola cilindrata. Questi non sono debiti, ma sono un rischio che va comunque messo a bilancio. E poi in piedi c'è anche la causa con Giovanni Castiglioni per l'utilizzo del marchio Cagiva, ancora ai preliminari, per la quale si prevedono quindi tempi abbastanza lunghi. Castiglioni avanzerebbe, questi rumors con cifre tutte da accertare, anche 9 milioni di euro fra compensi non pagati e le royalties per alcune versioni della F4 dedicata a Claudio Castiglioni. La somma dei numeri appena elencati fa quasi 100 milioni. È facile comprendere che per KTM, i 15 milioni messi da KTM sono una goccia nel mare, che le incombenze e i rischi di MV sono ben superiori sia al 25,1% delle quote inizialmente pattuito, sia al 32% ipoteticamente raggiunto in questi giorni. Cioè, facendo conti grossolani, si va ben oltre il valore dell'azienda. Ci sono poi altre situazioni che devono essere quantificate. Parliamo dei costi di gestione magazzino e di altre attività correlate, incluse la produzione delle moto. Per queste attività servono altri soldi, perché se non hai moto da consegnare non le puoi vendere, o almeno non potresti. Alcune voci che meritano di essere verificate riporterebbero un comportamento atipico da parte di MV, ossia quello di fatturare ai rivenditori delle moto che poi non verrebbero consegnate. Le fatture sarebbero comunque girate alle banche per essere scontate in una certa percentuale, per poi essere stornate ai rivenditori con la motivazione che le moto ordinate non sarebbero pronte. Questo comportamento, da verificare se effettivamente praticato, causerebbe ulteriori ammanchi, tutti da accertare da parte di General Finance, che è la banca di MV Agusta, per via delle moto vendute ma di fatto inesistenti. Del resto, lo abbiamo già scritto, la produzione sarebbe ferma dalla prima settimana di novembre 2022. Il paradosso qual è? I clienti vogliono le MV Agusta, ma le moto non ci sono. Cosa verrà venduto nella rete vendita USA, Messico e Canada che KTM prenderà in carico? Nessuno lo sa. KTM è il nuovo board. Allora, le prime mosse di Pirer e dei suoi non si sono fatte attendere. Alla guida di MV è stato confermato Timur Sardarov, mentre come presidente e forse anche garante dovrebbe arrivare il banchiere Massimo Ponzellini, un curriculum prestigioso di incarichi pubblici e privati. Nel board sarebbero però state inserite da KTM 2 persone con l'idea di sostituire Sardarov non appena acquisito il controllo dell'azienda, quindi ben prima dello scadere del suo contratto. La prima figura sarebbe quella di Luca Martin, CEO attualmente di KTM Asia. Sarebbe lui ad essere destinato alla guida di MV Agusta una volta acquisita la maggioranza. La seconda figura invece sarebbe quella di Verena Schnegelberger Grossman, vice president legal di Pirer Mobility. Si tratta del capo degli avvocati di KTM, ossia la persona che ogni volta che troverà qualche magagna chiederà di alzare la percentuale di controllo di KTM senza aggiungere un euro. Nel frattempo MV Agusta non sarà più un'azienda vera, ma avrà solo la produzione, perché acquisti, vendite e tutto il resto saranno di KTM, che fornirà i pezzi a MV e ne comprerà il prodotto. Anche CRC, che si occupa di ricerca e sviluppo per conto di MV, chiuderà e sarà assorbita da Kiska, che è la società analoga di KTM. Allora, il contrattacco di Sardarov.
In una recente intervista, Timur Sardorov avrebbe dichiarato di essere saldamente alla guida dell'azienda e di non avere intenzione né di ridurre la sua partecipazione né di vendere. È possibile che l'intenzione sia quella di cercare di far passare del tempo mentre i fondi di famiglia, che qualcuno dice essere bloccati, trovino il modo di arrivare a Skhiranna. In quel caso la famiglia Sardarov potrebbe rallentare l'ascesa di KTM iniettando denaro per difendere le proprie quote, ma non è detto che riesca ad arrestarla. Nel racing cosa succede? Allora, per quanto riguarda la Supersport legata alle moto in vendita, il contratto con RC di Andrea Quadranti, valido ancora un anno, lascerebbe le cose come sono almeno fino alla fine dell'anno prossimo, del 2023. In Moto2 invece è evidente che per KTM, che schiera delle Kalex, non ha senso tenere una MV, che poi MV non è. Giovanni Cuzzari non solo negli anni si sarebbe pagato completamente il progetto, che sarebbe quindi suo, ma da Skhiranna non percepirebbe un euro. Anzi, ultimamente gli sarebbe stato chiesto un fee di 200.000 euro solo per poter utilizzare il marchio di Varese. Questa cosa lo starebbe già spingendo verso la ricerca di altri partner. Se KTM vorrà schierare un'altra Kalex marchiata MV, non è dato saperlo, ma di certo non è qualcosa di entusiasmante. Per quanto riguarda la MotoGP, Pirer ha già smentito una MV in classe regina, ma non ha smentito un'altra KTM ribrandizzata come nel caso Gas Gas. E anche qui non c'è da strapparsi i capelli se KTM vorrà fare come Ducati, schierando però 6 moto con 3 nomi diversi, anche se MV Agusta sarebbe l'unico marchio ad avere un senso. L'unica ad essere contenta sarebbe la famiglia Espeleta. E ora il super gossip. Chi è arrivato fino a qui, dopo aver letto e ascoltato cose serie, si merita un super gossip di chiusura. Qualche tempo fa in MV Augusta sarebbe stato avvistato Livio Suppo. C'è chi dice che fosse lì per parlare di bici elettriche. Suppo possiede la TOC, che fornisce bici anche a Ducati. C'è chi invece sostiene che fosse lì per riorganizzare il reparto corse, se non addirittura per portare in dote a Skhiranna il materiale Suzuki in uscita dalla MotoGP. Affascinante, anche se al momento un vero e proprio reparto corse non c'è e le priorità sono altre, l'ipotesi rimane affascinante. Che ne pensate di tutto questo? Ciao, ciao da Mr. Helmet.